nuova lezione di italiano. In questa lezione impareremo il presente dei verbi irregolari. I verbi irregolari sono un po' più difficili di quelli regolari perché non seguono uno schema ben preciso come gli altri. Durante la loro coniugazione cambiano tutto, sia la radice, quindi la parte iniziale del verbo, sia la desinenza, quindi la parte finale. Quindi qual è il metodo per poterli imparare? Cercare di fare pratiche e memorizzarli. Ora è impossibile vedere insieme tutti i verbi irregolari che abbiamo in italiano, però in questa lezione vedremo insieme quelli più importanti, quelli più utilizzati. Bene, cominciamo subito da un verbo molto comune, dal verbo andare, e vediamo la sua coniugazione. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate e loro vanno. Come potete vedere, questo verbo è un verbo super irregolare perché cambia totalmente, ok? E vi prego, evitate di dire io ando, loro andano, perché questo è un errore molto molto grande e se direte una cosa del genere agli italiani rideranno di sicuro. Ora vediamo alcune frasi per capire insieme come utilizzare questo verbo andare in una frase, in alcune frasi. Se io ora vi chiedessi dove vai? Potreste rispondere in vari modi. Per esempio, io vado al lavoro, tu vai a scuola, lei va a ballare, lui va in palestra, noi andiamo a fare shopping, loro vanno in vacanza. Questo verbo andare è un verbo molto usato, molto importante, quindi vi consiglio di cercare di memorizzarlo, ok? Fate delle frasi, provate ad usarlo in vari contesti. Andiamo avanti. Un altro verbo piuttosto comune, piuttosto frequente in italiano è il verbo stare. Vediamo insieme la sua coniugazione. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Ok, ora questa è la coniugazione e di nuovo proviamo ad inserire questi verbi, quindi tutte queste voci verbali all'interno di frasi. Per esempio, io sto molto bene oggi. Tu come stai? Lei sta con Paolo. Lui sta con Paola. Noi stiamo alla grande. Voi state a casa per ora. Loro stanno in compagnia. Bene, procediamo adesso con un altro verbo, il verbo fare. Come si coniuga questo verbo? Vediamolo insieme. Io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate e loro fanno.
Vediamo anche in questo caso come inserire questo verbo fare all'interno di frasi. Per esempio, cosa fai nel tempo libero? E le risposte possono essere varie. Faccio shopping. Fai volontariato. Fa jogging. Facciamo giardinaggio. Fate un pisolino e fanno una festa. Ora, in questo caso io ho eliminato il pronome personale soggetto, però ovviamente sta a voi, potete scegliere voi se inserirlo all'interno di una frase oppure no, ok? Bene, ora vediamo due verbi che finiscono in ere. Questi due verbi che vedremo ora sono il verbo scegliere e il verbo spegnere. Cominciamo dal verbo scegliere. Io scelgo, tu scegli, lui, lei sceglie, noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono. Vediamo anche in questo caso alcune frasi con questo verbo. Io scelgo un regalo. Tu scegli quello che preferisci. Lui o lei sceglie la strada più facile. Noi scegliamo ciò che ci piace. Voi scegliete l'abito più bello. Loro scelgono dove andare. E vediamo ora l'altro verbo che vi avevo accennato prima, spegnere. Io spengo, tu spegni, lui, lei spegne, noi spegniamo, voi spegnete e loro spengono. Anche in questo caso ho preparato alcune frasi per farvi capire meglio come utilizzare questo verbo all'interno di frasi. Quindi vediamole insieme. Io spengo la luce. Tu spegni la TV. Lei spegne il cellulare. Noi spegniamo tutti i dispositivi. Voi spegnete il computer. Loro spengono il motore dell'auto. Andiamo avanti con gli ultimi verbi. Questo verbo che vi dirò è un altro verbo molto usato, molto frequente, il verbo dire. La coniugazione è io dico, tu dici, lui, lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Anche in questo caso vediamo alcune frasi. Io dico la verità. Tu dici il falso. Lui, lei dice tante cose. Noi diciamo cose vere. Voi dite cose false. Loro dicono cose interessanti. Vediamo ancora un altro verbo, il verbo venire. La sua coniugazione è io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi
veniamo, voi venite, loro vengono. Come utilizzare questa coniugazione del verbo venire nelle frasi? È molto semplice. Io vengo alla festa. Tu vieni a casa mia. Lui, lei viene a ballare con noi. Noi veniamo a trovarti. Voi venite a prenderci. Loro vengono in vacanza con noi. Vediamo ora l'ultimo verbo di questa serie. Anche questo verbo ovviamente è un verbo irregolare, quindi dovete cercare di memorizzarlo. Però, visto che tutti questi verbi sono piuttosto usati, sono piuttosto frequenti, con un po' di pratica li imparerete presto, ok? Il verbo uscire. Io esco, tu esci, lui, lei esce, noi usciamo, voi uscite, loro escono. Attenzione a questo verbo perché questo è un verbo che confonde molto spesso gli studenti di italiano. Come il verbo andare, anche in questo caso spesso le persone dicono io uscio. No, è sbagliato, mi raccomando non fatelo, ok? Io esco, sempre così, perché questo verbo cambia totalmente, ok? Allora, vediamo anche in questo caso alcune frasi. Io esco sempre. Tu esci tutti i giorni. Lui, lei esce solo il fine settimana. Noi usciamo il sabato. Voi uscite 2 volte al mese. Loro escono spesso. Bene, queste sono alcune coniugazioni di alcuni verbi irregolari. Ovviamente ce ne sono altri in italiano e altre coniugazioni potete trovarle per esempio nei file che ho inserito in questa lezione, ok? Ora, prima di concludere questa lezione voglio fare un po' di pratica con voi, voglio che vi esercitiate un po' e facciamo insieme il prossimo esercizio, ok? Io vi presenterò alcune frasi con i verbi all'infinito e voi ovviamente dovete coniugare, quindi dovete scegliere la forma verbale giusta a seconda del soggetto. Siete pronti? Cominciamo. Domani pomeriggio io andare al negozio con Marina. Qual è la risposta corretta qui? Io vado. Quindi, ricapitolando, in questo caso la frase completa sarà: domani pomeriggio io vado al negozio con Marina. Ok, proseguiamo con la seconda frase. Io e Marina scegliere un regalo. Ora, anche in questo caso dovete dirmi qual è il verbo giusto, ok? Il verbo scegliere coniugato con alla forma verbale corretta. Qual è? Ok, la risposta giusta è scegliamo. Quindi, se voglio ripetere tutta la frase completa, dirò: io e Marina scegliamo un regalo. Andiamo avanti con la terza frase. Marina dire a me alcune novità che riguardano la sua vita. Qual è la risposta corretta? Non è dire, giusto? Ma Marina
dice, esatto. Quindi la frase completa sarà: Marina dice a me alcune novità che riguardano la sua vita. L'altra frase invece è: Marina e Marco stare insieme da un mese. Qual è la frase corretta? Il verbo corretto? Ovviamente non può essere stare, ma sarà stanno. Ok, quindi Marina e Marco stanno insieme da un mese. Vediamo insieme l'ultima frase di questo esercizio. Alla fine del pomeriggio ognuno andare a casa sua. Invece di andare userò va. Benissimo, quindi la frase completa sarà: alla fine del pomeriggio ognuno va a casa sua. Ok, spero che finora sia tutto chiaro. Mi raccomando, esercitatevi con questi verbi e, come vi ho già accennato, potete trovare altre coniugazioni di verbi irregolari nel PDF che si trova in questa lezione. Spero che sia tutto chiaro e a presto! Ciao!